amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come realizzare, o meglio, come personalizzare una copertina come questa. Questa è una copertina in tessuto che ho realizzato in un precedente video. A proposito, se non l'avete visto, qui sotto vi lascerò il link per andarla a vedere. È una copertina che è stata realizzata per questo raccoglitore ad anelli, ma nel video spiego anche eventualmente per realizzarla per altre cose, tipo agende, quaderni, insomma per tantissime altre cose. Quindi se non l'avete visto, cliccate qui sotto il link e andate a vederlo. Ma adesso parliamo di come personalizzarla. Allora, per personalizzare questa copertina io andrò a utilizzare i termovinili della Biflex, utilizzerò diverse serie di termovinili così da farvi vedere che anche se ogni serie ha tempi e temperature diverse, possiamo comunque combinarli insieme per realizzare quindi un progetto carino, un progetto dove appunto mischiare più serie di termovinili esce ancora più bello. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare questi glitter, poi andremo a utilizzare questi sandy glitter, così vi faccio vedere la differenza sia per quanto riguarda la temperatura e i tempi, ma anche per come poi esce il risultato mettendo insieme glitter e sandy glitter. E anche andremo a usare la serie 700 di questi colori. Quindi una volta che abbiamo preparato il nostro progetto dobbiamo andare avanti e ci dobbiamo ricordare di specchiarlo sempre. Quindi andiamo qua e fleghiamo specchia su tutti i pezzi, quindi se abbiamo più pezzi lo dobbiamo fare su ogni pezzo. Una volta specchiato il tutto, basterà andare avanti e mandarla alla macchina per il taglio.
insieme le schede tecniche. Nella scheda tecnica, quindi già come vi avevo detto in un altro video, abbiamo la parte dove ci spiega appunto quel tipo di termovinile, poi abbiamo il QR dove andandoci sopra con il telefonino possiamo vedere step dopo step i vari passaggi da effettuare. Abbiamo le informazioni dove praticamente abbiamo dove appunto ci viene spiegato su quali materiali può essere applicato quel determinato termovinile, e abbiamo poi anche le istruzioni scritte, quindi le applicazioni che a noi, anziché vederlo tramite il QR, possiamo leggerlo direttamente qui sul lato destro e c'è nelle varie lingue. Per la serie glitter invece vediamo che per quanto riguarda il ferro da stiro va messo a 3 pallini, quindi alla massima temperatura, per un tempo di 25 secondi. La pressione deve essere alta e il lime va rimosso a freddo, mentre per la presse e termopresse va messo una temperatura a 150 gradi per 25 secondi, una pressione media, e il lime va sempre rimosso a freddo. Si può lavare a 60 gradi, si può inserire in asciugatrice con un programma dedicato, ma questo non si può lavare a secco. Mettiamo all'inizio un pochino per levare l'umidità, quindi lo appoggiamo così da togliere eventuali piegoline e umidità del tessuto. Quando si è raffreddato andiamo a rimuovere il lime. Ecco qua, e il primo è andato. Adesso mettiamo i Sandy Glitter. Per quanto riguarda la serie Sandy Glitter invece vediamo che per il ferro da stiro va messa una temperatura sempre di 3 pallini e va utilizzato il ferro da stiro quindi per 25 secondi, e la pressione che dobbiamo applicare è una pressione alta. Il lime invece va rimosso a caldo, mentre per la pressa termopresse una temperatura di 150 gradi, il tempo di 20 secondi, la pressione è media e il lime va rimosso sempre a caldo. Poi vediamo che si può lavare in lavatrice a 60 gradi, si può mettere all'interno di un'asciugatrice con un programma delicati, e poi però non si può lavare a secco. Ok, adesso quindi ho messo il mio Sandy Glitter, ho anche attaccato il cuoricino direttamente insieme. Rimuoviamo subito il lime perché per il Sandy Glitter va rimosso subito, quindi io ora vado a mettere quest'altro Sandy Glitter. Rimuoviamo subito quindi il nostro lime. Ecco qua. Adesso mettiamo anche la scritta, questa qui.
andiamo a vedere la serie 700. Nella serie 700 possiamo vedere che se dobbiamo utilizzare il ferro da stiro dobbiamo metterlo al massimo, quindi 3 pallini per 10 secondi e utilizzare una pressione alta, e va rimosso il lime a caldo. Mentre se dobbiamo utilizzare una pressa deve essere messa a una temperatura di 140 gradi per 10 secondi, pressione media, e il lime va sempre rimosso a caldo. Poi sotto invece troviamo che la serie 700 si può lavare a 90 gradi, si può mettere in asciugatrice e si può anche lavare a secco. E questo è il risultato. Vi piace? Quindi è così, e poi di qua è così. Bene amici, io spero che il video vi sia piaciuto e qui sotto poi troverete tutti i link di tutti i termovinili che io ho utilizzato e anche il link di dove acquistarli. Oltretutto trovate anche il mio codice sconto per comprarli a un prezzo più basso. Se non siete iscritti al mio canale ricordatevi di iscrivervi, di accendere la campanellina così che vi arrivano tutte le notifiche, di mettere un bel like, di condividere il video così che il canale può crescere e posso quindi continuare a creare tantissimi altri video come questo. Per qualsiasi dubbio o domande scrivetemi pure qui sotto così che io poi vi posso rispondere. Io ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!